Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Io sono Francesca. Oggi prepariamo insieme una ricetta speciale, un rotolo di pasta sfoglia ripieno di carne macinata e verdure. Per realizzarlo ci occorrono appunto un foglio di pasta sfoglia già preparato che possiamo comprare al supermercato, 500 g circa di carne macinata. Io utilizzo della carne di vitello, una carne magra, ma potete utilizzare anche altri tipi di carne se preferite. Poi utilizzo 2 zucchine, una carota, 150 g di parmigiano grattugiato, una cipolla di tropea, 3 uova, un po' di prezzemolo, 4 cucchiai di pan grattato. Per finire un po' di sale e di olio extravergine d'oliva. Per prima cosa laviamo le nostre verdure, dopodiché andiamo a spuntarle. Le zucchine le spuntiamo solo da una parte, perché questa parte qui ci aiuterà a tenere meglio la nostra zucchina. Con un pelapatate andiamo a eliminare un po' della buccia. Se volete potete tenerla la buccia della zucchina, io la tolgo perché trovo che queste zucchine abbiano una buccia dal sapore un po' amarostico, quindi preferisco eliminarla. Sono preferibili se le trovate in commercio le zucchine, quelle con la buccia molto chiara. Bene, a questo punto prendo una ciotola e una grattugia dai fori larghi e molto semplicemente, guardate, andiamo a grattugiare. E voilà le nostre verdure appena tritate. Le mettiamo un attimo da parte. Ho sciacquato la grattugia e la andiamo a asciugare bene. Questo perché adesso andremo a grattugiare anche la cipolla. Andiamo a eliminare quindi la buccia. Inseriamo la grattugia all'interno di un altro recipiente e andiamo a grattugiarla sempre dai fori questi larghi, perché altrimenti otterremo una purea di cipolla troppo liquida. E questo è il risultato. Prendo adesso una padella, verso dell'olio extravergine d'oliva, 2 cucchiai, un pochino di cipolla, non tutta, circa un cucchiaio. Poi se vi piacciono i sapori più decisi aggiungetela tutta e la porto sul fuoco. Facciamola quindi rosolare e dopo andremo ad aggiungere la carota e le zucchine tritate. Aggiustiamo di sale e lasciamo appassire per 10-12 minuti. Nel frattempo che le nostre verdure stanno appastendo in padella, andiamo a preparare la carne. Prezzemolo, pan grattato, formaggio e uova. Naturalmente anche del sale.
E con le mani pulite appena lavate cominciamo a impastare. Come ultimo step aggiungeremo le nostre verdure. A questo punto anche le nostre verdure sono pronte. Ci sono voluti 10 minuti. Le aggiungiamo direttamente al nostro composto di carne e andiamo velocemente a miscelare il tutto. Prendiamo la pasta sfoglia e la andiamo a srotolare. Vi consiglio di utilizzare una pasta sfoglia di ottima marca per avere un risultato ottimale, chiaramente. Con le mani bagnate, in modo che la carne non si attacchi alle nostre mani, andiamo a formare un rotolino. Prendiamo poi dell'uovo sbattuto e un pennello e andiamo a spennellare i bordi, così ci assicureremo che non si aprirà durante la cottura. E adesso, aiutandoci con la carta da forno, in questo modo andiamo a richiuderlo. Consiglio di pizzicare un po' la pasta per assicurarci che sia sigillata. Schiacciamo i lembi esteriori e andiamo a chiudere come fosse un pacchettino. Se volete decorare il vostro polpettone sfogliato, vi suggerisco di prendere un altro rotolo di pasta sfoglia e di andare a fare delle striscioline. Se avete un tagliapasta sarà molto più semplice questa operazione. Riprendo l'uovo sbattuto con il pennello e vado a lisciare tutta la superficie. Anche lateralmente, in questo modo. E adesso con le nostre striscioline andiamo a creare la nostra decorazione. Decoriamo quindi a piacere il nostro polpettone con delle striscioline di pasta sfoglia.
Inforniamo a 180 gradi in forno preriscaldato statico per 40 minuti, 45 al massimo, fino a che risulterà bello dorato, così. Vi consiglio di farlo raffreddare almeno un quarto d'ora prima di andarlo a spostare. Fatelo con delicatezza. Guardate che bello! Mette subito festa. Bene, spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Io vi posso assicurare che è di una bontà infinita. Uno dei polpettoni più buoni che io abbia mai mangiato in vita mia. Se lo rifarete, fatemelo sapere. Sono davvero molto curiosa di sapere se piace anche a voi. Un bacione, buona giornata e ci vediamo presto con la prossima videoricetta. Ciao!